Uno degli orologi più iconici al mondo è indubbiamente il Rolex Daytona, il cronografo sportivo per eccellenza, più conosciuto, più imitato, più amato. Lo diciamo tantissime volte e ne abbiamo già parlato qui su Talk, ma non abbiamo probabilmente mai approfondito la storia della nascita di un mito come il Rolex Daytona. E allora quale momento migliore se non quello di una breve recensione alla Talk, quindi partendo dalla sua storia piuttosto che concentrarci su dei meri dati tecnici del nuovissimo Rolex Daytona referenza 126-500 in versione Panda, quindi quadrante bianco e subcontatori neri. Un orologio naturalmente straordinario che vi faccio vedere al polso in questa recensione, facendo però un passo indietro e arrivando addirittura agli inizi del Novecento. Ma lo facciamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E quale storia migliore del Rolex Daytona per raccontare proprio di grandi imprese e avventure coraggiose che già ad inizio secolo, ad inizio del Novecento, uomini coraggiosi, in particolare due britannici, due piloti, portavano avanti sulle spiagge proprio di Daytona, la famosa spiaggia dalla sabbia dura che veniva utilizzata dal 1903 al 1935 proprio come una pista ed era tanto adatta a correre la Daytona Beach che questi due piloti britannici con i loro Rolex al polso, ma adesso ci arriviamo, sfrecciavano a bordo di bolidi che però montavano dei motori aeronautici. Questo perché il loro obiettivo in quegli anni era superare i 300 km/h. E la storia nel 1935 naturalmente non si ferma, perché Daytona Beach iniziava a diventare abbastanza inadatta per determinate sfide di velocità, tanto che dopo il 1935 nacque un vero e proprio circuito, il circuito di Daytona, e iniziava così anche il campionato NASCAR. Ma questa è un'altra storia, perché tornando a Daytona Beach e tornando ai nostri due piloti e ai loro Rolex al polso, naturalmente non si trattava di Rolex Daytona. Il Daytona doveva ancora essere concepito nella mente di Rolex, ma esistevano altri orologi, ma soprattutto e ancora di più Rolex era già una pioniera nelle sponsorizzazioni degli eventi sportivi e soprattutto di eventi come quelli dell'alta e altissima velocità, che all'epoca dovevano ancora essere un po' capiti. Insomma, iniziava soltanto in quegli anni a circolare l'idea di poter gareggiare con le auto e di affrontare le sfide più dure, ma Rolex, come si può vedere anche da questa pubblicità, indubbiamente avanti a tutti, pubblicizzando già i propri prodotti non tanto in quanto orologi ma quanto strumenti per uomini straordinari. I due piloti britannici di cui stiamo parlando e che si sfidavano a colpi di bolidi da 300 km/h erano due nomi leggendari dell'alta velocità e lo sono ancora oggi. E sto parlando in particolare di Sir Malcolm Campbell e Sir Harry Seagrave, che all'epoca avevano costruito in gran segreto delle auto che montavano appunto dei motori aeronautici, uno dei quali, in particolare quello del Bluebird V, arrivava a 2300 cavalli per velocità di punta eccezionali. La prima sfida se la aggiudicherà Seagrave alla velocità di 328 km/h a bordo della Sunbeam Mystery S. Però nel 1928 Seagrave fu battuto da Campbell a bordo invece del suo bolide, ovvero il Bluebird, alla velocità di punta di 333 km/h. E pensate quanto incredibile immaginare soltanto velocità del genere nel 1928, praticamente agli inizi dello sviluppo tecnologico, quando per esempio le missioni lunari del 69 non erano neppure immaginabili. Ma le sfide naturalmente non erano finite qui, perché l'anno successivo, nel 1929, Seagrave alzerà ancora l'asticella, portando il suo nuovo bolide, il Golden Arrow, a 372 km/h. E purtroppo poi proprio Seagrave l'anno successivo, nel 1930, morirà a bordo di un bolide per la velocità sull'acqua in un incidente naturalmente disastroso in cui perse la vita.
Campbell, rimasto solo, naturalmente non deluse i propri tifosi e ancora una volta stabilì dei nuovi record nel corso degli anni a bordo delle evoluzioni del suo Bluebird, in particolare il Bluebird IV e il Bluebird V, con cui raggiunse rispettivamente delle velocità fotoniche. 407 km/h nel 1932 e 445 km/h nel 1935. E dato che già nel 1930 Sir Malcolm Campbell indossava un Rolex al proprio polso e quindi anche durante le sue straordinarie imprese a bordo del Bluebird, non può che ritenersi anche come primo vero ambassador di Rolex, però con una lungimiranza da parte della Maison che poi, come sappiamo, ha fatto scuola. Ovvero era l'ambassador, era Sir Malcolm Campbell a scegliere Rolex e non il contrario. È questo che ha fatto grande Rolex agli occhi degli appassionati, perché è sempre andata al polso di uomini straordinari, ma non in quanto testimonial, in quanto loro stessi amanti di Rolex. Che questo sia tutto marketing o meno, probabilmente non lo sapremo mai, non sapremo mai quanto un ambassador davvero ami il proprio marchio, il proprio Rolex. Pensiamo per esempio a Federer. Ciò che sappiamo però è che Rolex oggi è quella che è perché nasce da storie di questo tipo. E dopo le grandissime avventure a bordo dei bolidi di Seagrave e di Campbell negli anni 20 e negli anni 30, nel 1963 nascerà il nostro Rolex Daytona Cosmograph. Nel frattempo, però, come avevamo detto, dal 1936 Daytona Beach diventerà un circuito, il circuito di Daytona, ancora oggi sponsorizzato, come sappiamo, da Rolex, che campeggia in grande sugli schermi e sui maxi schermi del circuito e poi di tante altre competizioni sportive, motivo per cui insomma Rolex è da sempre un po' sulla bocca di tutti. Ma torniamo al nostro Daytona. Fermi un attimo, perché è appena iniziato Clock Club e ve ne parlo in 30 secondi, perché è il nostro sponsor domenicale che ci consente di registrare questo e tanti altri video. In particolare sto parlando di clockface.it, il nostro marketplace italiano che offre servizi e garanzie, così come fa anche Crono24, per esempio con venditori professionali verificati e con deposito a garanzia, ma offre anche tanti altri servizi, contenuti di tanti influencer sul loro canale YouTube che trovate cercando Clockface, sui loro canali Instagram, ma anche proprio Clock Club, ovvero il primo corso da orologiaio online che ha lo scopo di farci imparare, perché lo seguirò anche io assieme a Rosario, a smontare, revisionare, rimontare un orologio a un prezzo davvero esiguo per quella che è l'offerta poi del corso, un po' perché è un corso pratico, molto specifico e molto dettagliato, ottenuto da Stefano Colombo, youtuber, TikTok Watch Channel, ma anche orologiaio diplomato alla scuola orologiai di Torino, e anche perché ogni iscritto riceve gratuitamente a casa il kit di Clock Club con il quale fare pratica durante le lezioni di Stefano, perché al suo interno ci sono tutti gli attrezzi selezionati da Stefano, quindi dal nostro professore di orologeria, ma anche calibro, quadrante e lancette con cui esercitarsi a smontare, revisionare e rimontare tutte le volte che volete, quando volete, perché ogni iscritto può seguire il corso quando vuole e tutte le volte che vuole nella propria area personale, dove trova tutti i video divisi per moduli del corso di Clock Club. Iscriversi tra l'altro è molto vantaggioso anche grazie al nostro sconto chat-talk, trovate tutto nella descrizione di questo video. Il corso è già iniziato, quindi non vi resta che iscrivervi e noi ci vediamo in classe. Sì, perché tutta questa lunga introduzione non può che portarci all'ultima novità da parte di Rolex, una novità tanto estetica, seppur con piccole migliorie da un certo punto di vista rilevanti per quella che è Rolex, e anche delle migliorie tecniche, nonostante a Rolex si contesti sempre la mancata innovazione tecnologica. In realtà molto spesso e su molti calibri Rolex innova, introduce delle novità importanti che rendono sempre più precisi e sempre più affidabili i propri calibri. È anche vero però che queste circostanze non vengono pubblicizzate come in tanti altri casi, quindi è facile credere che non ci siano delle innovazioni, quando invece le ultime apportate da Rolex hanno anche introdotto delle novità abbastanza rilevanti, come per esempio la riserva di carica da 72 ore con un solo bariletto, o ancora
ancora il nuovo scappamento Chronergy introdotto proprio nel calibro 4130, più qualche abbellimento estetico, per quanto Rolex non sia mai stata decisa a migliorare la propria estetica, sebbene i propri calibri siano da sempre precisi e affidabili, e anche da un punto di vista strutturale secondo me belli da vedere, ma comunque chiusi da semplici fondelli in acciaio che devono svolgere bene il proprio ruolo, cioè resistere a qualsiasi cosa, e Rolex in questo è maestra. Insomma, il nuovo Daytona 126-500 arriva, come già sapete, con quadrante bianco e con quadrante nero. Quello nero introduce delle novità che rendono l'orologio molto più simile ai precedenti Rolex Daytona cosiddetti Zenith, ovvero con all'interno calibro è il primero, e questo è dato anche dall'assottigliamento dei subcontatori sia sul quadrante nero, che però diventano un po' più scuri come appunto i Daytona Zenith, sia naturalmente sul Panda, dove vengono un po' ripresi gli stilemi heritage del Daytona, rendendolo sicuramente ancora più vicino a quello che è stato il Daytona Zenith, anche con quadrante bianco. In più torna per esempio un grande assente degli ultimi decenni addirittura, ovvero l'inserto ghiera, cioè la ghiera ora, o la lunetta per meglio dire, è tutta in acciaio o in metallo prezioso per alcuni modelli in metallo prezioso per l'appunto, e all'interno della lunetta in acciaio c'è l'inserto, in questo caso ceramica, che richiama un po' quegli inserti bachelite e poi in alluminio dei Daytona manuali che vennero presentati negli anni 60 e negli anni 70. Insomma, un orologio che richiama molto il proprio passato, ma ha anche delle evoluzioni moderne. Per esempio la cassa perde la solita forma che abbiamo visto negli ultimi anni e guadagna invece una forma un po' più cicciotta, per così dire, che è praticamente la forma delle casse in oro bianco, ovvero con delle anse più pronunciate e più curve, che hanno dei piedini al di sotto e che sono un po' più corpose al polso, pur mantenendo in realtà le stesse proporzioni del solito Rolex Daytona, così come rimane lo stesso il bracciale in acciaio con maglia centrale lucida. Indubbiamente a prima vista il cambiamento c'è ed è anche abbastanza rilevante da un punto di vista del quadrante, della lunetta e della forma in generale della cassa. Mettendoli a confronto tra il 116-500, il primo Rolex Daytona ceramica, e il 126-500, beh, le differenze sono subito evidenti. In realtà però, come sempre, guardandoli singolarmente, e come spesso accade con altre referenze Rolex, beh, le differenze sono poche e quasi impercettibili, che è anche un po' il cavallo di battaglia di Rolex, croce e delizia di molti appassionati, chi critica la mancanza di innovazione anche stilistica, e chi invece, come me, non l'ho mai nascosto, invece apprezza questi piccoli miglioramenti nel corso del tempo, come avviene in realtà con tante altre icone sia del mondo dell'orologeria, pensiamo per esempio al Royal Oak o al Nautilus di Patek Philippe, ma anche per esempio nel mondo dell'automobilismo, basti pensare per esempio a Porsche o a Ferrari, per non parlare dell'Omega Speedmaster, che non soltanto non cambia ma è praticamente uguale, se non per i contenuti tecnici al proprio interno. E parlando di contenuti tecnici, naturalmente ce ne sono anche in questo nuovo Rolex Daytona. Parlavamo appunto del nuovo calibro, il 4131, che sostituisce il 4130, aggiungendo delle migliorie estetiche. Da quel punto di vista il Code de Genève Rolex, che è una rivisitazione estetica del classico finissage a Code de Genève tipico dell'orologeria, ma anche dei contenuti tecnici che portano il 4131 a un livello di precisione ed affidabilità ancora superiori rispetto al 4130 che era stato presentato esattamente nel 2000. In particolare dichiara Rolex le prestazioni aumentano del 15% sia per quanto riguarda la precisione che l'antimagnetismo, e questo grazie al nuovo scappamento Chronergy in nickel fosforo e alla spirale Parachrome che già conosciamo all'interno dei calibri Rolex, che garantiscono appunto una affidabilità e una precisione maggiore rispetto ai calibri precedenti, e probabilmente non era neppure necessario.
al polso questo 126-500, beh, è bellissimo, non c'è neanche bisogno di dirlo. Devo però dire, dopo averlo provato, riguardato e confrontato con il 116-500 più e più volte, che forse non è proprio il mio Rolex Daytona preferito, per una serie di motivi. Il primo è che la nuova cassa è effettivamente un po' troppo diversa, la apprezzo e la condivido sull'oro bianco di Rolex, così come abbiamo detto prende le proprie forme proprio dall'oro bianco, ma su un Daytona in acciaio forse la trovo un po' grande, un po' eccessiva, sebbene dicevamo le proporzioni rimangono le stesse. Così come mi piace meno il quadrante con questi subcontatori così sottili, che di sicuro sul Daytona Zenith mi sono sempre piaciuti molto, ma c'è da dire anche che sullo Zenith avevano delle proporzioni e un posizionamento all'interno del quadrante differenti rispetto invece al 126-500. Praticamente hanno la stessa disposizione all'interno del quadrante del 116-500, quindi degli ultimi calibri 41-30, ma appunto diventano più sottili, secondo me snaturando un po' quella che è sempre stata l'immagine e l'aspetto del Rolex Daytona. Naturalmente ci abitueremo a queste nuove forme, però in questo momento, messi a confronto, continuo a preferire l'aspetto un po' più simpatico, un po' più pieno, un po' più cicciotto del 116-500 con i suoi subcontatori belli grandi che si vedono in una cassa diversa, sottile, ma perfettamente proporzionata, quasi aurea nelle sue proporzioni, appunto nelle sue dimensioni, rispetto invece a questo orologio che mi sembra, il 126-500, un po' un insieme di stili che forse non si sposano perfettamente come nelle precedenti referenze. Naturalmente si tratta di gusti soggettivi e, lo ribadisco, sono sicuro cambieranno nel corso del tempo, soprattutto quando mi abituerò a guardare e a provare ad indossare un 126-500, semmai poi avrò la fortuna di poterne avere uno al polso, ma in questo momento insomma vi parlo di quelle che sono le sensazioni a caldo, soprattutto dopo averlo finalmente provato al polso, perché per ora avevo potuto ammirarlo soltanto sulla carta. Insomma, tra tutti i Daytona in commercio, tralasciando lo Zenith e quindi parlando soltanto dei calibri 41-30 e successivi, attualmente il mio Rolex Daytona preferito in assoluto è uno soltanto, il 116-500 quadrante nero, che secondo me racchiude tutti gli stilemi e tutte le peculiarità che per me rendono perfetto il Rolex Daytona, a partire dalle proporzioni e fino ad arrivare ai colori in generale. Un po' perché, come dicevamo, nel 126-500 quadrante nero si perde un po' quell'effetto specchio dei subcontatori che a me invece onestamente piace, per quanto so non piaccia a tutti, e nel quadrante bianco invece i subcontatori così sottili forse spengono un po' il carattere sportivo di questo orologio. Come sempre, naturalmente si tratta di opinioni personali, è un orologio che mi piace tantissimo e che, ribadisco ancora una volta, sono sicuro in futuro mi piacerà molto, vedremo anche se riuscirò mai ad indossarne uno. Per il momento però queste sono le mie sensazioni, ma naturalmente vorrei sapere quali sono invece le vostre nei commenti, in maniera tale, come sempre, da parlarne assieme. Io ringrazio Giulio Chiossone per avermi messo a disposizione questo orologio per potervene parlare dopo averlo provato al polso, e vi do appuntamento come sempre ad una nuova puntata qui nella stanza degli orologi su TOC. Ciao!